Bentornati ragazzi sul mio canale. Oggi andremo ad analizzare un aspetto molto importante della nostra vita quotidiana, cioè risponderemo alla domanda: quanta corrente mi serve per vivere? Voi sapete che ci sono persone che vivono anche senza corrente e altre invece che a motivo di piscina, casa, elettrodomestici hanno bisogno di tantissima corrente. Su questo canale la serie di video che ho realizzato riveste un po' tutto questo, ovvero la 12 volt 48, il mega impianto. Quindi con questi video si va a soddisfare qualsiasi richiesta di corrente. Oggi vedremo invece come calcolare il proprio impianto, che sia modesto, piccolo oppure gigantesco. Dobbiamo sempre commisurarlo alla nostra realtà e dobbiamo tenere presente anche un fattore fondamentale: che quando abbiamo la corrente gratuita del sole e non dobbiamo pagare le bollette, diventiamo inevitabilmente e piacevolmente più energivori. Ora, da Sormano, provincia di Como, oggi Gianni, sembra quasi una diretta televisiva, oggi andremo proprio ad analizzare passo per passo quanta corrente serve a voi. Ovviamente gli architetti del vostro impianto sarete voi. In base alle informazioni di questo video andremo a vedere come si calcola il proprio impianto, daremo anche un piccolo margine di abbondanza per il futuro. Voi sapete, gli impianti che suggerisco su questo canale sono sempre implementabili, ovvero possiamo partire in un certo modo e poi farlo diventare più potente. Ragazzi, a tutti voi una buona visione e ci vediamo fra 4 secondi da Sormano. Bene ragazzi, eccoci qua. Come dicevo all'inizio, oggi avremo lo scopo di rispondere alla domanda: quanta corrente mi serve per vivere? Innanzitutto la risposta sarà soggettiva, ognuno di voi avrà bisogno di progettare un impianto personalizzato. Non vogliamo stare su impianti troppo piccoli o troppo grossi. In questo video sceglierete voi qual è la misura, la corrente a misura d'uomo che avrete bisogno a casa vostra. Una cosa importante: per partire con questo video dovete capire che watt, volt e ampere sono tre elementi che non potremo gestire in maniera separata, ma sono connessi, interconnessi tra di loro. Andiamo innanzitutto a specificare che cosa sono. Ebbene, i watt sono la potenza. Può essere la potenza fotovoltaica, può essere la potenza dell'inverter. Sono diversi i wattora, che sono esattamente la capacità all'interno della batteria, ovvero i watt per un'ora fa i wattora. Quando abbiamo una produzione fotovoltaica parliamo di watt, perché diciamo il mio impianto fotovoltaico produce 3000 watt o 3 kilowatt, dove la K indica il 1000. Se ho un impianto da 3 kilowatt, quanto produce in un giorno? Non produce 15 kilowatt, perché quella è la potenza, sono i watt, ma produce 15 kilowattora al giorno, ovvero in un giorno la somma dei watt è arrivata a 15 kilowattora. Ecco che noi parliamo quindi di una produzione, andremo a calcolare l'impianto fotovoltaico in termini di watt. Qui questo impianto è 3000 watt per una produzione giornaliera di 15 kWh giorno, ok? Quando parliamo di batterie, sempre con i watt, abbiamo i wattora, cioè all'interno di questa batteria ci stanno 15 kWh. In quanto lo consumeremo? Ebbene, se usiamo 15 kW di potenza nell'assorbimento, e qui entra in ballo l'inverter, da quant'è l'inverter? 15 kW. Bene, questo assorbirà 15 kW alla massima potenza per un'ora e abbiamo svuotato la batteria. Se invece abbiamo, come nella maggioranza dei nostri casi, un inverter da 6 kW, se noi lo mandiamo sempre a manetta, 6, 12, 15, quindi sono 2 ore e mezza. Ebbene, svuoteremo una batteria da 15 kWh in 2 ore e mezza con 6 kW di potenza. Questo ci tengo a spiegarlo perché a volte, anche involontariamente nelle abitudini, parliamo sempre di watt e kilowatt, trascurando il fattore kilowattora, che è la riserva energetica delle batterie o la produzione giornaliera di un impianto fotovoltaico. Detto questo, ragazzi, passiamo ai volt. I volt determinano la tensione dell'impianto. La tensione serve a stabilire che tipo di impianto dobbiamo fare: 12 volt, 24 volt, 48 volt. E questo sarà l'impianto che determinerà la quantità di batterie, la scelta dei componenti che devono funzionare a 12, 24 o 48 volt
e poi una volta arrivati all'inverter, da lì esce la tensione trasformata dall'inverter a 220 volt. Quindi questo è importante perché? Perché se decidiamo di avere un impianto modesto, e lo andremo a calcolare in questo video, noi possiamo usare anche la 12 volt, è molto più economica. Le celle LiFePO 4 con la 12 volt sono 4. 4 per 3,2 volt fa il valore nominale di 12,8. Abbiamo un impianto da 12 volt, massima carica 13,4, 13,6, 13,8, già comincia a diventare troppa, 14 volt eccetera. E abbiamo un impianto modesto, 4 celle economiche, ovvero spendiamo meno, abbiamo un inverter, un regolatore di carica, tutto che costa meno e possiamo erogare una certa potenza, ok? Se invece abbiamo bisogno di più potenza consiglio la 48 volt. La 24 sapete che è utilizzabile, va bene, eccetera, ma è una via di mezzo. Io parlo sempre di 12 e 48. Voi dividete per 2 la 48 o moltiplicate per 2 la 12 e avete un impianto a 24 volt. Ora, perché è importante, se l'impianto comincia a superare i 2 kW, 3 kW, spostarsi sulla 48 volt? Perché qui entra in ballo il terzo fattore, che sono gli ampere. Ricordate? Watt, volt e ampere. Gli ampere sono la corrente che deve passare dai cavi per dare potenza. Il parametro, ve lo ricordo, scientifico è che watt uguale volt per ampere. Quindi quando abbiamo un impianto a 12 volt per 10 ampere abbiamo 120 watt come risultato finale, e man mano che saliamo salgono le correnti, salgono le potenze e la dimensione dei cavi è importante. Ecco perché a questo punto gli ampere, che è la corrente passante, ha bisogno di cavi di dimensione maggiore man mano che saliamo in potenza. Da qui la vostra scelta, 12, 24, 48, ma che cavi dovrò usare? Adeguarmi alle potenze. Se sto sulla 48 i cavi si assottigliano, se sto sulla 12 i cavi si ingrandiscono. Questo vi fa risparmiare da un lato, ma vi fa avere meno potenza dall'altro. A volte succede che i cavi sottodimensionati iniziano a scaldare, surriscaldarsi eccessivamente fino a prendere fuoco. Ecco perché nelle norme di sicurezza dovete tenere presente di quanta potenza state utilizzando e bilanciare tutto con la dimensione dei cavi. Chiarito questo aspetto, cioè watt, volt e ampere, anche lì gli ampere sono ampere ora se diventano ampere per un'ora, e quindi se vogliamo andare a vedere le batterie litio ferrofosfato che usiamo comunemente su questo canale, noi abbiamo 280 ampere di batteria, no, abbiamo 280 ampere ora, ovvero la capacità della batteria, ok? Quindi con questa premessa adesso andiamo a vedere come si fa a calcolare il nostro impianto fotovoltaico, e magari con aggiunta di eolico, e partiamo subito da un elemento fondamentale. Il primo elemento che dobbiamo quindi andare a analizzare sono esattamente i consumi. Non possiamo pensare di fare un impianto fotovoltaico senza aver calcolato i consumi. Questo perché? Perché rischieremo di essere sottodimensionati rispetto alle nostre necessità, ma nel contempo anche di spendere troppo quando a noi invece basterebbe un impianto inferiore. A questo punto come si calcolano i consumi? Bisogna fare due tipi di calcoli. Uno è quello sulla bolletta annuale, perché sappiamo benissimo che in inverno consumiamo di più e produciamo di meno. Il secondo calcolo è quello preventivo, cioè adesso che avrò il fotovoltaico metterò alcune luci LED, userò magari qualche elettrodomestico in più, quindi questo preventivo serve ad andare a essere un po' più di manica larga per andare a studiare un impianto che sia idoneo anche per il futuro. Vi ricordo, come ho detto all'inizio, che tutti gli impianti che propongo io sul mio canale sono implementabili, quindi il calcolo può tener conto del fatto che oggi ho posizionato 6 pannelli, ad esempio della Mani, e domani ne posizionerò altri 6, diventeranno 12. Cosa cambia? Cambia il regolatore di carica, ma se aggiungo altri 6 pannelli dovrò vedere se le batterie le sto caricando troppo rapidamente. Ecco perché ci vuole sempre una proporzione tra gli elementi che sommiamo. Alcuni diventano fissi, e vi faccio subito un esempio. Se acquisto un inverter da 6 kW e poi avevo bisogno di 8, 10 o 12, quello lo devo vendere e comprarne un altro. Quindi l'inverter è un prodotto che va scelto in maniera definitiva. Quando invece scegliamo
i pannelli e i regolatori di carica possiamo anche andare al doppio e al triplo. I due elementi abbastanza impegnativi che dobbiamo scegliere all'istante sono l'inverter e le batterie. Perché? Perché le batterie è vero che in un lasso di tempo breve possiamo anche sommarle, ma è sempre sconsigliato, perché devono essere, lo ricordo ancora, della stessa marca, cioè dello stesso brand, della stessa capacità, della stessa data di produzione, della stessa resistenza interna, cioè tutti elementi che determinano una stabilità di comportamento molto importante. Se andiamo a sommare batterie in futuro, queste potranno potranno farci perdere la sintonia degli elementi, così come la chiamo io, in un impianto fotovoltaico di qualità. Detto questo, andiamo avanti con i calcoli e vediamo che cosa contribuisce maggiormente a consumare corrente all'interno delle nostre abitazioni. I consumi di casa nostra devono essere calcolati sulla base di due elementi. Il primo è il consumo reale, ovvero se abbiamo una lavatrice che consuma 1200 watt, quello è un consumo reale. Il secondo è il consumo di spunto, ovvero un frigorifero che consuma 80 watt ha di solito uno spunto di 1000 watt, 800 watt per una frazione di secondo. Ebbene, questo spunto non è significativo all'interno dei parametri legati ai consumi, ma alle potenze. Perché? Perché se ipotizziamo un impianto da 3 kW di potenza dell'inverter, quindi massima erogabilità verso casa 3 kW, e noi abbiamo acceso una lavatrice da 1200 watt, poi nostra moglie accende il forno da 2000, siamo già fuori. Siamo fuori per quantità, 2000 più 1200 fa 3200. Ma se accendiamo un altro elettrodomestico, che ne so, una piastra per capelli, giusto per identificarne uno che io non uso, e consuma 1000 watt e siamo a 1200 di lavatrice, 1000 della piastra fa 2200 watt. Se in quel momento il frigorifero che sta consumando niente perché è spento parte, lui partirà con 1000 watt per una frazione di secondo. Andremo a 1200, 2200, 3200, anche lì potrebbe andare in protezione l'impianto. Quindi il calcolo che dobbiamo fare sono quegli elettrodomestici che hanno lo spunto, che sono i carichi induttivi, e sono i frigoriferi, i condizionatori e quindi le pompe di calore, e anche le pompe del pozzo, cioè quei motori che servono a spingere acqua. Ce ne sono altri, ma fondamentalmente nelle case ci sono questi tre elementi che danno i picchi in un momento specifico, cioè alla partenza, e poi basta. Poi consumano anche poco, perché un frigorifero che fa 1000 poi fa 70, 80, 100 watt. Questi qua ci possono creare problemi. A volte: Gianni, mi è saltato un impianto ma io avevo attaccato solo la lavatrice, e potrebbe essere uno spunto che è partito in maniera anomala. Quindi il primo aspetto è: calcoliamo quelli elettrodomestici che hanno lo spunto e la somma di quelli che invece hanno un consumo normale, che di solito sono, i carichi resistivi, ovvero le resistenze, le lampadine, e poi ci sono anche i carichi capacitivi, che sono un'altra condizione specifica. Detto questo, andiamo avanti per calcolare quello che è il consumo giornaliero in funzione delle bollette. Cosa vuol dire calcolare il consumo giornaliero in funzione delle bollette? Prendete una bolletta e sulle bollette c'è scritto il consumo in kilowattora annuali, cioè in un anno ho consumato 4000 kilowattora. Diviso 12 avete il consumo mensile e diviso 30 avete il consumo giornaliero. Questo fatelo, dicevo prima, su media annuale, perché si sa che d'inverno tra pompe di calore e riscaldamento si consuma di più che non d'estate, a meno che abbiate la piscina. E in estate viceversa noi produciamo più corrente, quindi questa ingiustizia dell'impianto fotovoltaico è che produciamo di più quando ce ne serve meno. Quindi dobbiamo anche tener conto di questo. Come? Potenziando l'impianto in funzione dell'inverno. Quindi il calcolo fotovoltaico va fatto per ciò che consumiamo in inverno soprattutto. Ecco che vi ho detto media annuale per avere il consumo mensile, ma con propensione verso l'inverno. In questo modo siamo sicuri di coprire il fabbisogno. Teniamo presente che se vogliamo veramente vivere off-grid, cioè staccati dalla rete, dobbiamo anche presupporre che ci saranno giornate, soprattutto in inverno, di neve, di nuvole, di pioggia, quindi produrremo pochissimo o niente. Quindi se abitiamo in una casa singola, ci siamo attrezzati
con un generatore o con batterie che hanno una capacità kilowattora superiori? Bene, in questo modo siamo anche previdenti per quelle giornate. Oppure, come alcuni degli amici del canale mi hanno scritto, io quando non c'è corrente tranquillamente ne posso fare a meno. Bene, se siete di questa tipologia, ben venga, siete fortunati. Di solito invece dobbiamo anche provvedere per un inverno spietato che ci obbliga ad avere un generatore acceso in emergenza e con un caricabatterie che butta dentro nelle batterie o che viene utilizzato direttamente dalla casa e che non ci fa restare senza corrente. Andiamo avanti. Passiamo adesso al calcolo: quanti pannelli, quante batterie e di conseguenza in mezzo quanti regolatori di carica e che potenza potrebbe avere l'inverter. Qui ci sono delle proporzioni. Innanzitutto vi dico una cosa: quando il sole produce, i pannelli producono attraverso i fotoni del sole la corrente elettrica che passa dal regolatore di carica ed entra in batteria. Molti di voi mi chiedono: quindi se entra in batteria io sto aumentando i cicli della batteria, cioè sto consumando la batteria perché lei poi deve dare all'inverter? No, perché l'avete già visto in altri video, le barre equipotenziali dove colleghiamo tutto, cioè regolatore di carica, batterie e inverter, hanno un'equitensione e la tensione lavora per bilanciare gli assorbimenti. Se io ho una produzione di pannelli, appena l'inverter ha dei consumi, la corrente passa dai pannelli all'inverter, non entra in batteria, perché viene sempre privilegiato l'assorbimento, perché deve dare corrente di là. Le tensioni dei pannelli sono più alte, l'inverter si abbassa più della batteria e quindi passa di là per bilanciare le tensioni. Quando produco ma non basta e l'inverter ha bisogno, ecco che si abbassano queste due tensioni e le batterie che sono più alte danno la differenza. Quindi come funziona il sole? Funziona così: dai pannelli all'inverter, se è tanta la corrente l'esubero va in batteria e se invece manca dalle batterie viene prelevato la differenza. Questo è importante per capire che i cicli della batteria non sono in funzione di un giorno, 2 giorni, 3 giorni, ma in funzione di quanto la chimica delle batterie si abbassa sotto una certa soglia per essere considerato un ciclo lavorativo di scarica e carica. Quindi questo determinerà la longevità, ovvero la durata delle batterie. Ripeto, quando il sole produce i fotoni, i pannelli prelevano la corrente e va direttamente nei due assorbitori, batterie o inverter. L'inverter è al minimo, l'eccesso va in batteria. La batteria si carica, ha finito la sua carica, il regolatore di carica dice ai pannelli rallenta, non c'è un surriscaldamento, una bruciatura dei pannelli. Rallenterà l'ingresso, le tensioni si abbassano fino a non entrare più niente in batteria. Come l'inverter richiederà ancora corrente per i vari carichi, ebbene lì ci sarà un abbassamento di tensione e sarà compensato subito dalla batteria. Poi i pannelli cominceranno a riprodurre e andranno direttamente di là e la batteria si assesta, sempre carica. Se l'assorbimento è esagerato, sia i pannelli che le batterie contribuiranno per andare in quella direzione, quella dei carichi. Questo è un fattore fondamentale che ci fa capire che la quantità di pannelli, la quantità di batterie e la potenza dell'inverter devono avere una proporzione. Vediamo quindi qual è la proporzione tra questi elementi e partiamo subito tra i pannelli e il regolatore di carica. Noi abbiamo dei pannelli, una certa potenza. È molto facile intuire che il regolatore di carica dovrà prelevare questa potenza, abbassarne la tensione, adattarla alla batteria e buttarla dentro la batteria. Se noi abbiamo troppi pannelli e regolatori di carica insufficiente, rischieremo di bruciarlo. Ecco perché quando scegliamo i watt dei pannelli, una certa quantità di potenza, dobbiamo scegliere anche gli ampere giusti e dobbiamo scegliere le tensioni giuste. Come dicevo all'inizio, tutti e tre gli elementi determinano una buona combinazione, non uno o due e basta. A questo punto il nostro regolatore di carica accetta 15 ampere, 1500 watt e 150 volt. Noi possiamo mettere pannelli in stringa per 15 ampere, 1500 watt e 160 volt? No, se no si brucierebbe. Ora, se quindi ho pannelli per 1500 watt, 150 volt e 15 ampere, posso prendere un regolatore di carica 1500 watt, 150 volt e 15 ampere? No,
perché c'è un altro fattore da tenere in considerazione, il riposo, ovvero non vogliamo saturare il regolatore di carica ai massimi livelli, ma lasciamo sempre un certo margine di riposo dove lui eviterà di surriscaldarsi. Ecco che se il nostro regolatore sarà invece di 1500 1008 e invece di 150 volt sarà un regolatore che tollera 200 volt, e se invece di 15 amperes ne sarà uno che ne tollera 20 o 25, noi avremo sempre una bassa temperatura, tiepidino o freddo, che lo farà lavorare sicuramente meglio, dando longevità. Vi ricordo che tutti i componenti elettronici, soprattutto i MOSFET, i vari transistor e i circuiti integrati, eccetera, hanno delle alette di raffreddamento e lavorano comunque a tensioni che vanno oltre i 100 gradi, però la longevità poi cala enormemente. Quindi cerchiamo di far rimanere tutto sempre tiepidino o addirittura toccando, o con le pistole termiche sotto i 40 gradi sarebbe veramente l'ideale, ma si può far lavorare anche a temperature più alte. Un esempio ne sono i diodi di blocco che lavorano sempre a 50-60 gradi, allora lì andrebbero poi alettati per evitare che superino i 90, 100, 120 fino a scoppiare per temperatura. Vi faccio vedere una foto di un amico del canale, perché su questo canale sapete che ci si ingegna, e questo amico del canale cosa ha fatto? Ha preso i diodi di blocco, li ha messi e lavorano benissimo, però ho voluto rinfrescarli. Guardate questo modo artigianale, chiaramente vi do il permesso sia di ridere che di criticare, ma intanto questo vi deve far capire come a volte l'ingegno che abbiamo su questo canale è piacevolmente condivisibile. Quindi guardate il sistema di raffreddamento di questi diodi. È ovvio che lui stesso insieme a me ci siamo fatti delle risate. Funziona benissimo, però poi gli ho consigliato di mettere quelli grossi, sovradimensionati. I diodi di blocco possono essere stra-sovradimensionati, e quelli con piastra metallica e alettata. Valutate bene che diodi di blocco avete preso, perché se c'è tensione sulla piastra che fa da raffreddamento non potete metterli tutti sulla stessa aletta di raffreddamento, ma ognuno dovrà avere la sua per evitare che le tensioni, le correnti vadano a toccarsi l'un l'altra causando problemi. L'amico del canale poi ha deciso di cambiare e mettere appunto questi, però funzionava tutto bene e non surriscaldavano, perché quei fori andavano a far dissipare l'aria, chiaramente sotto i pannelli, lontano dal pavimento, lontano dall'acqua, e con una retina anti-insetto. Cioè c'è tutta una serie di invenzioni, chiamiamoli così, che su questo canale sono sempre piacevoli e per le quali ci divertiamo anche mentre facciamo i nostri impianti fotovoltaici. Quindi dicevo, regolatore di carica scelto sovradimensionato, i pannelli stanno sotto, e il momento in cui dico Gianni grazie, mi trovo benissimo e ricevo tanti ringraziamenti da parte vostra, e ringrazio voi che seguite questo canale, il punto qual è? Che a un certo punto vi subentrerà la voglia di implementare, di aumentare la potenza, quindi calcolate anche questo, come prendendo un regolatore di carica strapotente, oppure prevedendo un altro posizionamento di pannelli fotovoltaici e un altro regolatore di carica. Se usate gli EPEVER, che sono fantastici, potete andare sulla stessa barra equipotenziale. In questo modo avete già una predisposizione per un impianto superiore. Ovviamente quando abbiamo creato questa proporzione tra i pannelli e il regolatore di carica siamo a posto su quella linea, ma quanti pannelli abbiamo messo? Ovviamente i pannelli devono essere una quantità sufficiente a produrre la corrente che usiamo giornalmente, e magari anche un po' di più. Ecco che dalla bolletta noi ricaviamo il consumo annuale, mensile, giornaliero, soprattutto invernale, e dobbiamo produrre quella corrente. Se abbiamo 12-13 kWh giornalieri, ebbene facciamo un'installazione fotovoltaica di 5-6 kW di pannelli. Perché? Perché il moltiplicatore invernale, che è 3, ci farà avere 5 kW per 3, cioè 15 kWh giorno. Quello estivo è 5, quindi i 3 kW nostri diventeranno, i 6 kW nostri diventeranno
30 kWh. D'estate abbiamo 30 kWh, tantissimo, e ne consumiamo 8, 9, 10. Invece d'inverno ne consumiamo 13 e ne produciamo 15, e quindi è lì che va fatto il calcolo, cioè dobbiamo utilizzare una potenza fotovoltaica che soddisfi l'inverno, perché in estate avremo abbondanza. Ricordate quindi il fattore di produzione numero 3 in inverno, numero 5 in estate. Questo è fondamentale, dicevo prima 6 kW, 30 kWh giorno in estate, e sempre gli stessi 6 kW, 18 kWh in inverno. Se il nostro consumo è all'interno, al di sotto del parametro invernale, siamo coperti, a parte giorni di neve ovviamente e di nuvole. Ecco che a questo punto stiamo andando avanti nel nostro progetto. Voi architetti, calcolando matematicamente quello che avviene a casa vostra, avete visto che i vostri consumi, compresi gli spunti, vi obbligheranno ad avere un inverter di una certa potenza. I pannelli, in armonia con il regolatore di carica, creeranno un passaggio di corrente senza bruciare niente, e saranno di una quantità tale per soddisfare i fabbisogni invernali e ovviamente estivi. Che cosa succede adesso? Dopo aver fatto pannelli, regolatore e inverter, passiamo alle batterie. Abbiamo questo elemento che è un elemento che ha due funzioni. La prima è quella di tampone, ovvero quando il sole produce loro devono tamponare tutte queste escursioni di potenza che non possono passare direttamente dai pannelli all'inverter, ma hanno bisogno di essere ammortizzate dalla batteria, che crea molta stabilità, perché le batterie con la loro potenza sono in grado di azzerare quasi le varie oscillazioni in tensione e in corrente, proprio perché attutiscono sia assorbendo che cedendo all'inverter a fronte di grandi assorbimenti. Quindi quante batterie mettere, installare, posizionare? Qui ci vuole una proporzione che deve tener conto di alcuni fattori. Il primo fra tutti è soddisfare la richiesta notturna. Se io consumo 15 kWh, ma tutti i kWh di giorno lavoro e invece di notte voglio l'aria condizionata o le pompe di calore in inverno, ebbene devo avere una capacità di batterie tale da soddisfare il consumo notturno. Ecco che quindi i nostri consumi dovremo individuare se sono divisi in consumi diurni o in consumi notturni, che ci obbligano ad avere più batterie. Invece il consumo diretto sarà quello che passerà direttamente dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Questo è importante. Del resto sono in natura, questo gallo cedrone che canta. Ci sta ragazzi, siamo nell'ambiente naturale. Ripeto, per coloro che hanno perso il paese, sono a Sormano, in provincia di Como, nord Italia, e posto bellissimo. Adesso farò una pausa al video aspettando che smetta di fare questo verso. Dai, buona visione ragazzi. Bene, rieccoci qua dopo 10 minuti che il gallo voleva manifestare completamente la sua presenza nel video, e questo è il bello della diretta. Allora, dicevamo, se non ho perso il filo del discorso, che direttamente dal sole viene assorbita, dai pannelli viene assorbita la corrente dall'inverter. Le batterie, che quantità di batterie dobbiamo mettere, che proporzione? La proporzione deve essere dettata in funzione della potenza fotovoltaica, che è legata alla longevità. Di solito noi andiamo a progettare un impianto longevo con il cosiddetto 0203C. Qui abbiamo una longevità estrema, però le batterie litio ferrofosfato hanno un assorbimento anche superiore, fino a 1C, e adesso vi spiego cosa sono questi parametri numerici. Quello che io consiglio è di stare intorno allo 0,5, cioè perdiamo un po' di longevità ma abbiamo tutta la potenza che vogliamo. Cosa significa questo? Lo 02, 03, 05 o 1C è esattamente il consumo o la potenza erogata o richiesta rispetto alla capacità di una batteria. Vi faccio un esempio molto semplice ragazzi, non è un discorso complesso. Se io ho le batterie che possono erogare 1C, le batterie sono 15 kWh, questa è la capacità, bene, posso assorbire 15 kW, questo è 1C, il parametro, 15 kWh e 15 kW di assorbimento. Se io devo assorbire 0,5C, abbiamo batterie 15 kWh e 7,5, cioè la metà, verso l'inverter. Questo è 0,5C. Di conseguenza 0,3C, 0,2C sono esattamente
la frazione di 15 kWh. 0,3C quant'è? 5 kWh, perché 5 kWh per 3 fa 15 kWh. Ok? Fate questo calcolo e se state su 0,2-0,3 avete longevità totale, a 0,5 anche un po' meno ma tanta potenza, e a 1C perdete longevità ma erogate tantissimo dalle batterie. Sulle auto di solito si sta anche a 2C, cioè io assorbo il doppio della capacità della batteria, cioè una batteria da 15 kWh assorbo 30 kW, però questo fa precipitare le tensioni apparenti delle batterie, creando delle discrepanze dove ad esempio si potrebbe bloccare l'inverter per eccesso di ribasso in tensione. Ok, andiamo avanti con questi parametri interessanti ragazzi, spero che vi stia piacendo per andare a calcolare qual è l'impianto vostro, quanta corrente mi serve per vivere nella mia realtà personale. Detto questo vorrei fare un piccolo riassunto e una conclusione che suscita anche un po' di attenzione ai consumi. Allora, il riassunto qual è? Abbiamo calcolato una certa quantità di pannelli in funzione del nostro consumo giornaliero, kilowattora. Dobbiamo far sì che il regolatore di carica sia commisurato ai pannelli, quindi che sopporti questa potenza erogata, quindi prendiamolo abbondante in capacità. I tre valori che lui ha sono watt, volt e ampere, li ho menzionati all'inizio. Ebbene, pigliamo un regolatore di carica che sia ampio in tutti e tre i valori, assolutamente non solo in due o in uno, o al limite restiamo ampi. Quindi pannelli 1500 watt, pigliamo un regolatore da 3000. Sto ipotizzando, poi scegliete voi ovviamente quanto stare al limite della soglia o abbondanti. Il regolatore, i pannelli hanno una stringa da 100 volt, pigliamo un regolatore da 150. E gli ampere ovviamente anch'essi, se abbiamo su una stringa o due stringhe in parallelo 30 ampere, pigliamo un regolatore da 40, 50, 60 ampere. In questo modo siamo equilibrati. L'inverter deve soddisfare tutti i consumi fissi massimi, ovviamente contemporanei, che funzionano in contemporanea, ma gli spunti anche di elettrodomestici piccoli ma che possono farlo saltare, ovvero piantare. E le batterie devono soddisfare la notte, ma anche essere riempite dai pannelli in una maniera proporzionale. Tutto questo farà sì che voi abbiate un impianto 12 volt, 4 celle litio ferrofosfato e un inverter modesto, piuttosto che col mega impianto 90 kWh di batteria, avete visto nei tre elementi, con 18 kW di inverter e poi vedremo tantissimi pannelli. In mezzo qui ci siete voi ragazzi con i vostri impiantini. Io ho amici del canale che mi dicono anche: Gianni, io obiettivamente ho una baita dove mi servono solo le luci e il frigorifero. Il frigorifero funziona 12 volte, ma devo prenderlo per forza l'inverter? No, possiamo fare un impianto con batterie magari anche usate eccetera, con due pannellini che tutta settimana caricano tranquillamente, e quando siamo lì noi facciamo andare il frigorifero a 12 volte e le due luci di cui abbiamo bisogno. Quindi l'impianto molto modesto, molto economico, con apparecchiature riciclate comprese le batterie, e viviamo benissimo se quella è la nostra meta. Quindi è per quello che è importante, questo video lo considero importante, quanta corrente mi serve, perché non a tutti serve la stessa corrente. Un altro aspetto col quale concludo il video sono i consumi, ragazzi. Se mettiamo lampade a LED, se mettiamo elettrodomestici di classe superiore A++, se usiamo l'acqua e quant'altro in una maniera modesta eccetera, abbiamo anche lì un vantaggio, quello di dover avere un impianto inferiore in potenza rispetto a un impianto potente, proprio perché abbiamo calcolato bene i nostri consumi, ovviamente in maniera soggettiva. Questo è tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo video che è molto molto interessante perché riguarderà gli amici dello scambio sul posto, dell'off grid e quant'altro. Non voglio anticiparvi niente, e quindi sarà veramente una svolta sul canale con questo video nuovo che farò a Mantova. Non vi dico niente ragazzi, solo iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata.